Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Facciamo una prova di potenza tra questi due flash con la testa rotonda, il nuovissimo V1 Mid flash che è recentemente uscito. Trovi anche un video dedicato nel mio canale, ne parliamo abbastanza ampiamente. Flash molto simile al V480, con la differenza proprio che in questo caso abbiamo una testa rotonda. Flash esattamente che ha una potenza dichiarata da Godos di 55 watt al secondo, e facciamo il test con il V1 Pro, in questo caso, che ha una potenza dichiarata di 76 watt al secondo, la stessa potenza tra l'altro che troviamo anche nel V1 normale. Ricordo che stiamo parlando di una testa rotonda, ok ragazzi. C'è una differenza per quanto riguarda la possibilità di aprire la parabola, perché nel V1 Pro si parte da 28 mm e invece nel V1 Mid si parte da 24, però per fare questo test la lasciamo a 28, giusto perché dobbiamo fare un test alla pari. Le due teste sono esattamente a 1 metro di distanza dall'esposimetro, l'858, dalla lumisfera. I settaggi sono i seguenti: un 125esimo ISO 100, e ho messo il profilo dedicato, cioè una calibrazione che ho fatto io ormai già 2 anni fa per la Sony A7 IV. Dico questo perché se utilizzo il profilo standard del Sekonic abbiamo delle misure leggermente diverse, però lo scarto è sempre lo stesso. Quindi procediamo, iniziamo esattamente con il V1 Mid, impostiamo il Sekonic e vediamo che differenza troviamo. In questo caso alla massima potenza, perché stiamo facendo questo test proprio con la potenza massima di flash, abbiamo esattamente con il Mid f16,6, invece con il V1 Pro abbiamo f22,1, quindi possiamo dire che abbiamo una differenza di 2/3 di stop. Vuoi maggiori informazioni di questo V1 Mid? C'è un video dedicato sul mio canale e in quel video parliamo non solamente di questo V1 Mid, ma soprattutto facciamo anche un paragone con il V480, un flash che praticamente è sempre di Godos, sempre nella stessa fascia di potenza, di portabilità, cioè di dimensioni, ma solamente la differenza sostanziale sta nella testa. V1 Mid, testa completamente rotonda, V480, testa rettangolare. Quindi se vuoi maggiori informazioni recupera questo video. Detto questo, prima di salutarti voglio chiarire un aspetto molto importante, quindi resta ancora un minuto. Allora, nel test di oggi non volevo dimostrarti la potenza massima che puoi ottenere con questo V1 Mid, volevo dimostrarti la differenza di potenza tra questi due flash, ok ragazzi? Quindi per effettuare in questo caso la potenza massima dei flash andiamo a chiudere la parabola a 105, però ho preferito fare il test a 28 mm perché secondo me è un'apertura che andiamo a utilizzare molto di più. Sarà molto più difficile che vai a chiudere a 105, so che alcuni di voi lo potrebbero fare, ma credo pochi. Comunque, anche se avessi fatto la prova a 105 mm, ovviamente avendo un fascio luminoso più concentrato abbiamo più potenza, però la differenza di potenza tra i due rimane sempre di 2/3 di stop. Ok ragazzi, spero di aver chiarito tutto. Comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo video.